subito Orsameli, subito! Meno timone Simone, meno timone! Orsa subito! Riprendi Noah? Pronti al fischio Polina! 5, 4, 3, 2, 1! Alcuni mamma e papà, alcune famiglie hanno deciso di rinunciare allo stile di vita che avevano prima e quindi a tante cose, ma anche a viaggi importanti. Io personalmente facevo le vacanze in Brasile, ai Caraibi, negli Stati Uniti, sono stato in Sudafrica in mezzo ai leoni. Adesso andiamo con i ragazzini in Sicilia perché in Sicilia c'è il campionato italiano a squadre. Se dovessi dire se sono più contento oggi o prima non avrei nessun dubbio, sono molto più contento oggi. Credo che quello che abbiamo fatto oggi sia stato intanto giusto e poi di insegnamento ai ragazzi, cioè mettete davanti al lusso, a quello che potrebbe esservi indicato come bello, come soddisfacente, quello che è soddisfacente. Io sono una gnoma. Sono la capa della gnome, perché i bambini qui vengono definiti gnometti, non piccoli, perché i bambini non sono piccoli, è che devono crescere, quindi noi li aiutiamo a crescere. Io voglio rubare una frase di Tony Cili, che io non ho potuto, ma voi ne avete il diritto. Io non ho avuto le possibilità di fare lo sport, la vela, come volevo io, a livello che volevo io, con i mezzi che avrei desiderato. In questo momento i mezzi ci sono, le capacità ci sono. Facciamo che sbandiamo la barca sopravvento, va bene? Quindi ricapitoliamo, partenza dietro il gommone, bolina, un fischio, una virata, 2 fischi, doppia virata, 3 fischi, 7 venti. Pronti? Tutti col braccio fuori, 3, 2, 1, downwind! Fuori Meli, fuori! Dai, primo Simone, via! Io penso che il circolo velico sia più che altro più che una reazione, una vera e propria rivoluzione. Noi per gioco, ma neanche tanto, abbiamo invitato i nostri ragazzi, i nostri atleti a cancellare la parola impossibile dal dizionario, proprio col pennarello. Una rivoluzione che è basata su un restyling mentale. La nostra società ci costringe a pensare negativo. Sai, quando vai da qualcuno e dici, sai, ho un'idea, vorrei fare questo, vorrei fare quello. Ma che stai dicendo? Non è possibile, costa troppo, non ci sono i mezzi, non c'è questo. Dici, ma perché non posso farlo? Io le idee ce le ho. Le capacità, se non ce le ho, le acquisisco. E quindi la voglia di fare, la voglia di pensare positivo. Cioè, davanti a qualcuno che vi dice che questo non si può, reagite. Reagite lavorando, reagite mettendovi insieme, reagite facendo squadra, reagite anche con molta umiltà. La Vela Crotone è il cambiamento del modo di pensare, è il cambiamento del modo di agire. Nasce dall'idea che valga di più una esperienza del denaro o di tanti altri beni materiali che è possibile accumulare. Noi insegniamo ai nostri ragazzi, che consideriamo ragazzi e non solo atleti, perché sono come dei secondi figli per tutti, anche se noi piccoli che non abbiamo figli. E il cambiamento sta nel loro modo di comportarsi, nel cercare di non mollare mai, nel cercare di sminuire tutti quelli che sono i problemi e andare avanti. E oggi c'è l'idea per cui una Mercedes da 50.000 euro non è cara, ma un corso di vela per un bambino di 120 euro per 10 giorni invece è caro. E questa è una enorme contraddizione, vuol dire che diamo un valore straordinario alle cose, a quelle che si possono toccare, a quelle che si possono condurre, ma non diamo invece valore alle esperienze o a quello che possiamo imparare. Ed allora, per esempio, acquistare una barca a vela, normalissimo, ma investire gli stessi soldi per fondare un circolo velico in cui tanti bambini possano imparare a navigare con delle barchette piccole, con delle barchette inizialmente semplici, beh, questo invece è visto come un gesto folle, un gesto straordinario, no? È come davanti a un bordo, davanti a un'onda, e cercare di andare avanti a qualsiasi costo. L'onda è più grande? Benissimo, io l'affronto lo stesso. Il vento è più forte? Esco di più alle cinghie. Questo è il vero cambiamento, è molto semplice. Dai, guarda su, guarda il cazzo, via, dentro col corpo, guarda il cazzo, via.